amici lettori di fumetti! Oggi sono qui per portarvi la mia recensione su un'opera antologica, ovvero The Flinch, un ottimo connubio tra critica sociale, horror e dark humor. Questa pubblicazione, uscita dal 1999 al 2001, ha avuto una serializzazione piuttosto travagliata, infatti sembrava che l'opera dovesse essere interrotta da un momento all'altro per l'etichetta Vertigo, ma nonostante tutto siamo riusciti ad arrivare a 16 volumi, a 16 volumetti targati Vertigo, ovvero per l'Italia DC Black Label. Flinch, qui nella sua edizione Omnibus, raggruppa tutti e 16 gli spillatini usciti all'epoca e in ogni spillattino vi sono più storie composte circa da 4-8 paginette fatte da scrittori differenti e da un team artistico veramente eccezionale. Per citarne alcuni nomi, un Brian Azzarello, un Garth Ennis, un Frank Whiteley e moltissimi altri. Lo possiamo identificare come una sorta di fotografia inquietante della società umana. Infatti tutte le sue storie rappresentano sì un genere horror, ma un horror differente a parer mio rispetto a un horror giapponese, come magari può essere quello di Junji Ito, che quello è più sui canoni body horror. Qui troviamo molti episodi splatter, molti episodi che comunque ti colpiscono più a livello psicologico piuttosto che a livello visivo di scene particolarmente inquietanti. Qui troviamo dei racconti che possono per certi versi essere rappresentati dal vostro vicino di casa che compie azioni macabre, azioni disgustose o comunque azioni che ti turbano o anche azioni che vertono verso il dark humor. Infatti molto spesso vi capiterà di leggere cose magari anche per certi versi no sense e che vi faranno anche ridere per le situazioni veramente assurde e bizzarre che ci troviamo al suo interno. I personaggi principali di questi racconti sono gli esseri umani. Non troviamo racconti basati su mostri, su creature orrorifiche, ma siamo noi, l'essere umano, a essere l'elemento orrorifico che caratterizza queste storie. Molti di questi racconti all'interno del volume sono ben riusciti secondo me, hanno degli elementi che a volte ti fanno anche strappare un sorriso e ti fanno pensare di che razza di assurdità siano state scritte e riportate su carta, che per certi versi potrebbero essere anche veritiere se ci rapportiamo ad una società magari anche americana, che come ben sappiamo è molto più malata per certi versi e tende più a essere portata all'estremo, all'eccesso, rispetto magari a una società europea come la nostra. Molti racconti al suo interno sono decisamente riusciti, non li ho apprezzati tutti come può succedere tendenzialmente in questo tipo di antologie dove vengono raccorpate molte storie, qui per lo più molto brevi e difficilmente tutti gli artisti, tutti gli scrittori riescono ad esprimere un gran potenziale in pochissime pagine. Ma qui devo dire che il lavoro è molto buono. Per la maggior parte delle storielle il risultato c'è, si vede. In conclusione posso dire che questa opera è sicuramente consigliabile ad un pubblico che sa apprezzare il tipo di comicità, di dark humor che troviamo al suo interno, il tipo di horror non prettamente body horror, ma diciamo più a livello mentale, piuttosto che a livello di scene visive, anche se qua gli elementi splatter e comunque di violenza non mancano. Basti citare comunque un autore come Garth Ennis, di cui ci va a nozze con la violenza, vedi il suo The Boys e tutte le altre sue opere, e qui non è da meno nonostante esprima la sua creatività in poche pagine. Non da meno è la morale che tendenzialmente ho trovato in tutte le storielle raccontate. Ognuna non è lasciata al caso, non è buttata lì su carta tanto per, ma più o meno ci ho trovato veramente delle perle di saggezza, se vogliamo, degli elementi che ti fanno anche riflettere. Molto spesso ti capita di trovarti e medesimarti appunto in questi personaggi, nei loro comportamenti e nel ragionare su questi comportamenti, su come la mente malata di molti soggetti umani possa portare veramente a delle azioni
violentissime, macabre, comunque anche molto tormentate. L'elemento che più brilla per conto mio su Flinch è appunto il team artistico e gli scrittori che ci ha lavorato, e non è facile trovare un'opera che contenga veramente un team così variegato, che è sia una gioia per gli occhi ma anche una gioia per chi legge i testi. Veramente scritti bene e in poche pagine riescono a dire molto. Tenete conto che è un'opera sperimentale, e il termine sperimentale dice già tutto, in quanto anche per il lettore è una sperimentazione di lettura che a non tutti può piacere. Spero di avervi in un qualche modo incuriosito con questa mini recensione di questo volume. Provate a, se lo trovate in libreria, a sfogliarlo, vedete se può essere di vostro gradimento. Siamo così giunti alla conclusione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un mi piace. Per me è un gesto molto importante che a voi non costa nulla. Ciao gente, al mio prossimo video!